Nel Giappone Edo ogni gesto, anche il più banale, seguiva un protocollo. Dal saluto all'inchino tutto doveva essere fatto nel modo giusto. Sbagliare angolazione? Vergogna. Sbagliare tono? Disonore. Disonore su di te, disonore sulla tua mucca! L'insieme di queste norme di cortesia si chiamava Reiki ed era ciò che teneva in piedi la società giapponese. Era importante quanto la legge, perché l'educazione era molto più che una questione di buone maniere, serviva a mantenere l'armonia collettiva. L'inchino doveva essere perfetto e aveva una tecnica precisissima. Durante l'epoca Edo si insegnava già a scuola e nei manuali di comportamento delle famiglie samurai. Un bambino imparava a inchinarsi quasi prima di imparare a scrivere. Gli inchini ufficiali erano 3. Il più semplice, l'Eisaku, durava pochi secondi e si riservava a pari grado o conoscenti. Il Keirei era più profondo, usato verso i superiori. E poi c'era il Saikeirei, un inchino di 45 gradi da mantenere a lungo, spesso finché l'altro non accennava ad alzarsi. Era un gesto riservato all'imperatore o a chi aveva il potere di rovinarti la vita. Nelle cronache del periodo Tokugawa si racconta che gli ambasciatori stranieri venivano messi in difficoltà da queste regole. Nel 1853, quando arrivò in Giappone la missione americana del Commodoro Perry, gli emissari giapponesi presentarono agli americani il cerimoniale previsto, che includeva un profondo inchino al rappresentante dello shogun. Gli americani però si rifiutarono, dicendo che nessun cittadino degli Stati Uniti si inchinava davanti a nessuno se non a Dio. Per i giapponesi fu un affronto gravissimo, ma allo stesso tempo non potevano permettersi di rovinare la trattativa. Così decisero di ricevere Perry non davanti all'imperatore, ma a Uraga, in un luogo neutro, e di limitare l'incontro a funzionari minori dello shogunato, evitando così che il rifiuto dell'inchino diventasse un'offesa diretta al sovrano. Anche guardare qualcuno di rango superiore negli occhi era considerato un gesto aggressivo. Il samurai non tollerava che un inferiore lo fissasse direttamente, significava metterlo alla prova. Per evitare problemi molti si esercitavano a guardare leggermente verso il basso o di lato, anche durante una conversazione. Le scuole di comportamento, come la Ogasawara Ryu, attiva ancora oggi, codificarono tutto: come sedersi, come tenere le mani, come camminare davanti a un superiore. Nelle case comuni le regole erano meno cerimoniali, ma altrettanto rigide. Molte derivavano da superstizioni popolari, nate nei secoli precedenti e consolidate nel periodo Edo. Per esempio, non si potevano tagliare le unghie di notte. Il proverbio diceva: non tagliare le unghie di notte o morirai giovane. L'origine era pratica. Prima dell'illuminazione a olio, tagliare al buio poteva ferirti e le infezioni erano pericolose. Ma col tempo la spiegazione si perse e rimase solo la paura. Non si dormiva con la testa a nord, perché era la posizione con cui posavano i corpi dei defunti durante i funerali buddisti. Era un modo per non chiamare la morte mentre si dormiva. Ancora oggi molti giapponesi scelgono il verso opposto del letto per scaramanzia. Scrivere il nome in rosso era altrettanto vietato. Il rosso, usato sulle lapidi e nei registri funerari, indicava la morte o il desiderio che qualcuno morisse. Durante l'epoca Edo, scrivere il nome di un nemico in rosso su un foglietto era un modo per lanciargli una maledizione, una specie di voodoo giapponese. Ma la regola più simbolica, e forse anche la più difficile da rispettare, riguardava le ombre. Si credeva che ogni persona avesse uno spirito legato alla sua ombra. Calpestarla o peggio ancora attraversarla era come schiacciare una parte della sua anima. Nei quartieri dove vivevano samurai e funzionari, camminare alle spalle di un superiore poteva essere interpretato come un atto di disprezzo o sfida. E così, anche solo per andare al lavoro, un giapponese dell'epoca doveva schivare sguardi, ombre e direzioni sbagliate. Un equilibrio perfetto tra rispetto e paranoia. Tutta questa ossessione per il comportamento non era casuale. Il governo Tokugawa, che aveva un controllo rigidissimo sulla società, incoraggiava le regole di cortesia perché erano un modo per mantenere la gerarchia. Chi si comportava in modo impeccabile era considerato armonioso, cioè rispettoso dell'ordine voluto dallo shogun. Ogni classe sociale aveva le proprie regole. I samurai dovevano mostrare calma e autocontrollo anche davanti al pericolo. Un samurai che perdeva la pazienza in pubblico rischiava
rischiava di essere disonorato. Per questo nei manuali si raccomandava di non lasciarsi mai dominare dalle emozioni, perché l'emozione era una forma di debolezza. Le donne invece vivevano in una rete di regole ancora più rigida. Nel 1716 fu pubblicato un testo chiamato Onna Daigaku, la grande istruzione per le donne. Era un manuale che spiegava alle ragazze come comportarsi per essere buone mogli e buone figlie. Tra i precetti c'era non alzare mai la voce, non guardare l'uomo negli occhi, non ridere rumorosamente, non parlare se non interpellate. Una moglie perfetta doveva essere invisibile e impeccabile. Persino il modo di sedersi era codificato. Le donne dovevano stare in posizione sesa con le gambe piegate sotto di sé anche per ore. Nel quartiere di Edo, l'attuale Tokyo, nacquero anche scuole specializzate nel Reiho, l'arte dell'etichetta. I precettori insegnavano ai giovani nobili come servire il tè, consegnare un messaggio o camminare in modo appropriato nei corridoi del palazzo. Un passo sbagliato e l'onore della famiglia poteva essere compromesso. Nel Giappone Edo la cortesia era un dovere e aveva una coreografia precisa. Ogni gesto, ogni movimento del corpo, ogni parola aveva un posto preciso nel copione sociale. La cerimonia del tè, Chanoyu, ne era l'esempio perfetto. Non si trattava solo di bere tè, ma di mettere in scena la calma, l'equilibrio e la padronanza di sé. Il maestro Sen Norikyu, vissuto 2 secoli prima, aveva fissato i principi fondamentali: armonia, rispetto, purezza e tranquillità. Ma nel periodo Edo questi ideali erano diventati un codice di comportamento vero e proprio. Il rituale seguiva una sequenza precisa. L'ospite si inchinava all'entrata, lasciava le armi fuori, avanzava in silenzio sul tatami, si sedeva in posizione sesa e osservava in silenzio il maestro che preparava il tè. Ogni gesto, il versare l'acqua, ruotare la tazza, sollevarla e poi berne un sorso, era un linguaggio. Nessuna parola, nessuna spontaneità, solo il ritmo perfetto dell'autocontrollo, perché l'obiettivo non era rilassarsi, ma dimostrare compostezza. Un samurai poteva essere giudicato dal modo in cui sollevava la tazza o dal silenzio con cui la restituiva. E la stessa logica valeva fuori dalla casa da tè. Anche una visita formale era una prova di precisione. Chi entrava in casa doveva togliersi le scarpe, piegare il corpo con un inchino profondo e posizionarsi sul tatami nel punto corretto, perché anche la distanza dal padrone di casa indicava il rango. Il dono andava consegnato con entrambe le mani, avvolto con cura, ma mai con carta bianca, che era il colore dei funerali, e mai in numero pari, perché portava sfortuna. E poi c'era il controllo del corpo, forse l'aspetto più invisibile ma più potente dell'etichetta Edo. Muoversi troppo era segno di nervosismo, parlare con voce alta era maleducazione, si raccomandava di mantenere le braccia lungo il corpo, evitare gesti ampi e modulare il tono della voce con calma e lentezza. Persino il modo di respirare doveva trasmettere equilibrio. Il corpo doveva essere una maschera, mai uno specchio delle emozioni. La cerimonia del tè, le visite, i saluti, persino la postura erano tutti parte dello stesso grande teatro, una società dove la grazia era disciplina e la tranquillità un obbligo. Il controllo più efficace però non veniva dalla legge, ma dalla vergogna. Nel Giappone Edo perdere la faccia era la condanna più temuta. La società era costruita sul concetto di aji, la vergogna come deterrente morale. Un samurai disonorato non veniva processato, ci si aspettava che provvedesse da solo a ristabilire il proprio onore. Da qui nasceva il rito del seppuku, il suicidio rituale. Non era un atto impulsivo, ma una forma estrema di coerenza. Meglio morire con dignità che vivere nell'umiliazione. Tra la popolazione comune non si arrivava a tanto, ma la logica era identica. Un artigiano che mancava di rispetto a un cliente perdeva la reputazione e con essa ogni possibilità di lavoro. Un venditore che mentiva sui prezzi veniva pubblicamente deriso e nessuno gli avrebbe comprato più nulla. La vergogna funzionava come una prigione invisibile. Tutti si controllavano a vicenda e nessuno doveva distinguersi troppo. Nel bene e nel male la società Edo sopravviveva grazie a una forma di autocensura collettiva. Oggi potremmo chiamarla pressione sociale, ma in Giappone era una religione civile. Ogni individuo era una pedina nel grande equilibrio dell'ordine e
per non infrangerlo valeva la pena rinunciare a qualsiasi libertà personale. Dietro le formule cortesi e gli inchini perfetti c'era una società spaventata dal caos, che cercava nell'ordine e nella forma la sua salvezza. Ma col tempo, a forza di controllare i movimenti, i giapponesi finirono per controllare anche i pensieri. L'ordine non era più solo un comportamento, era diventato uno stato mentale. Nel prossimo episodio andremo a scoprire perché la cultura giapponese ha sviluppato questa ossessione per l'ordine e come un sistema nato per evitare il disordine si sia trasformato nel più raffinato meccanismo di controllo della storia. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi, mettete hype, potete anche abbonarvi se volete, tutto serve per sostenere il canale. Noi ci becchiamo su Instagram o qui sul canale al prossimo video. Ciao!